Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, che giorni meravigliosi! Abbiamo iniziato le masterclass e sono qualcosa di dirompente, è stato veramente straordinario e domani la seconda puntata, il secondo appuntamento dove andiamo a fare il disinnesto dell'oggettività delle cose e iniziamo proprio Vabbè, ma questo le nostre ragazze che stanno facendo le masterclass lo sanno già. Io sono veramente commossa e onorata perché mi stanno arrivando delle mail stupende, stratosferiche, non solo relative alle masterclass, anche rispetto ai successi che state ottenendo grazie alla pratica dei 21 giorni. Chi era ancora, non era avvezzo all'estasi sciamanica, alle pratiche sciamaniche, e quella pratica dei 21 giorni è proprio l'apripista di un mondo straordinario e meraviglioso a cui l'anima ci sta chiamando. La trovate qua sotto all'info box, la pratica dei 21 giorni, ok? Quindi è proprio l'apripista. D'altronde le conoscenze sciamaniche sono primitive, ancestrali, sono talmente semplici e quindi perché? Perché funzionano? Perché sono vere. Sono semplici, no? Funzionano perché sono semplici e sono radicali, sono radicali. Allora, per me è una grande emozione e un grande onore potervi servire nella realizzazione delle cose più belle della vostra vita. Come ci sono arrivata io e tutti i giorni le conseguo io, le conseguite anche voi. Poi vi sto preparando anche delle cose nuove, stupende, per chi non ha potuto partecipare alle masterclass, perché lo ribadisco in merito anche a delle mail che ci sono arrivate, io ho dovuto farle a numero chiuso perché vi voglio seguire personalmente. Come vedete, i risultati sono straordinari e quindi voglio seguirvi personalmente. E quindi stiamo preparando altre cose. Vi ho detto che questo sarebbe stato l'anno del boom, l'anno del mago. Ce l'avevamo preannunciato e noi, voglio dire, che facciamo? Non andiamo dietro al mago, siamo il mago, siamo lo sciamano. E quindi grazie, grazie, grazie. Ce n'è per tutti, per tutti i gusti. Ecco qua. Allora, che cos'altro vi volevo dire? Non so se Roberto e la Vittoria mi avevano detto qualche altra cosa da dire, non so, mi sto dimenticando forse, non lo so, non lo so, non lo so. No, va bene, dai, se mi ricordo ve lo dico. Non lo so, non mi sto ricordando, forse c'era qualche altra cosa, non mi sto ricordando. Rispetto alle consulenze individuali, ragazzi miei ragazzi, come vedete stiamo facendo le masterclass, ho raggruppato anche tutti coloro che volevano una consulenza in un viaggio radicale per la realizzazione del vostro obiettivo. Cioè, l'obiettivo anche, come sapete, che ha fatto le consulenze individuali con me, non è solo dirvi il fatto, cioè non è dirvi il fatto, io sono un operatore, un maestro, non posso limitarmi al fatto, cioè io vi faccio fare un percorso, cioè o lo raggiungete l'obiettivo o lo raggiungete, cioè non c'è via di scampo. Quindi non posso sollevare il problema, vedere il problema e non darvi il percorso, la soluzione. E anche la soluzione, direi. Quindi le consulenze individuali sono state sospese, mi sto riservando la possibilità di farle appena possibile, ma anche di fare un nuovo metodo per le consulenze. Però lo vediamo un po' tra un po', tra un po'. C'è tantissimo lavoro, tantissime richieste di voler fare percorsi, perché avete capito quanto è devastante nel bello realizzare gli obiettivi. E quindi piano piano facciamo tutto. Allora, concentriamoci oggi sulla settimana dal 2 all'8 febbraio. E allora quest'altra settimana, la scorsa settimana non è stata una settimana qualsiasi, come avete visto. Abbiamo anche iniziato a pubblicare dei video, abbiamo dato il via a questa nuova playlist, il segreto del tuo successo, il segreto proibito del tuo successo, no? Per ogni segno zodiacale abbiamo fatto, la trovate nella playlist sul canale, il segreto del tuo successo. Ci sono delle capacità, ci sono dei talenti innati che vogliono emergere. Ok, grazie alla lettura dei tarocchi, che sono l'approccio immaginale, noi vediamo quali sono le dinamiche per cui questo talento ha necessità di esprimersi, o questi talenti. Se non realizziamo il talento che tutti abbiamo
tutti abbiamo, sono capacità che tutti noi abbiamo, altrimenti non ci incarniamo sulla Terra, no? Quindi queste capacità le abbiamo tutte e tutti. Quindi integrare tali capacità è fondamentale affinché tu possa realizzare l'interezza e quindi generando prosperità di affetti, di salute, di idee, di denaro. Quindi sono i quattro pilastri della prosperità. E quindi quelle letture, lo so perché me l'avete scritto, sono state straordinarie proprio perché vi hanno fatto fare i clicconi, i famosi clicconi, appunto. E quindi è stata una settimana importantissima anche per queste nuove consapevolezze raggiunte. Questa luna piena tra Cancro e Leone, dibattuta anche, no, no, è sbagliato, era il Leone, è sbagliato il Cancro. Cioè, anche lì, chi è che dice è sbagliato? Lo dice la mente razionale. Qua stiamo trascendendo, trasfigurando il razionale. Quindi abbiamo avuto un grembo che si chiudeva col Cancro e un fuoco che iniziava a chiamare col Leone. Abbiamo lavorato sulla pacificazione del passato, sulle memorie emotive, sul grembo interiore, non per restare indietro, ma perché nello sciamanesimo e nella psicologia immaginale il nuovo non nasce mai se il vecchio non viene onorato. Siamo ancora dentro questo profumo di Imbolc, il rito antico della prima luce. La terra non è ancora in fiore, no? Ma sotto qualcosa si muove, qualcosa respira, qualcosa chiede verità. E questa settimana, dal 2 all'8 febbraio, non è la settimana dei grandi proclami, è una settimana in cui lo spirito scende nella vita quotidiana, nelle relazioni, nel lavoro, nelle decisioni piccole ma decisive. Per questo oggi non guarderemo soltanto la visione alta di questa settimana, ma anche ciò che accade concretamente, come facciamo sempre, no? Come queste energie si manifestano nella realtà, come si muovono le cose, dove siamo chiamati a stare presenti. Faremo una lettura sciamanica, sì, come sempre, ma radicata ancora di più, una lettura che tiene insieme cielo e terra, anima e vita concreta. Perché, come vi dico sempre, il vero cammino spirituale non è fuggire dal mondo, ma imparare ad abitarlo con coscienza. Quindi andremo a vedere, facciamo adesso due varianti, qual è il clima di questa settimana, cosa si muove dentro di noi e cosa accade fuori, qual è la sfida, la risorsa e anche il gesto concreto che possiamo fare per camminare questo tempo con presenza, con verità e con il cuore acceso. Quindi mettiamo due varianti. Allora, mettiamo prima variante, le potete sentire anche entrambe sotto l'info box trovate la timeline di ogni mazzo, ok? E poi ci mettiamo queste qua, questa, aspetta, è la seconda variante. Ragazze e miei ragazzi, scegliete, fatevi ispirare o ascoltatele entrambe come preferite. E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo il quadernino qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, prima carta, qual è l'energia della settimana? Il clima. L'energia della settimana. Vediamo se è una settimana di movimento, di chiarimenti, o di attese, o di svolte, o di stabilizzazione. Vediamo un po'. L'energia della settimana, le apro tutte e poi vi dico, Abbiamo un bellissimo reone, il reone di coppe, il reame di coppe, bello, una settimana di padronanza delle proprie emozioni. Cosa si muove dentro? Quale processo interiore è attivo in te? Il carro. Guarda, state facendo dei lavori straordinari. Mo, che sti lavori li state facendo con me o non contro di me, con me o individualmente,
Questa è la padronanza delle proprie emozioni che ti spinge ad avanzare senza tener conto di niente e nessuno. È il successo emotivo, è la co-creazione con gli dèi. Ma fatemele mettere tutte. Cosa accade fuori, nel concreto? Come si manifesta questa energia nella vita quotidiana? È la capacità di danzare con la vita, due denari, la capacità di tenere più cose in ballo, danzando, senza avere il peso del perfezionismo, no? Della mente. Allora, la sfida pratica della settimana, qua andiamo a vedere dove rischi di inciampare, cosa va attraversato con presenza, no? La sfida pratica della settimana, l'asso di denari, un'opportunità c'è qua, però devi coglierla, fammi mettere un'altra, poi ti dico. Allora, la risorsa disponibile. Qual è l'alleato che hai a disposizione? Cosa ti sostiene davvero in questa settimana? Ah, la capacità di gestire le tue emozioni e il confronto con gli altri. Ok, il consiglio sciamanico, il gesto concreto. Cosa puoi fare concretamente in questa settimana? Mente lucida, discernimento, questo sì, questo no. Allora, questa settimana si apre sotto il segno del Re di Coppe e già qua capiamo tutto. Non è una settimana isterica. Non è una settimana di esplosioni emotive, no. È una settimana in cui l'anima chiede maturità emotiva, la capacità di essere padrone delle tue emozioni. Il Re di Coppe è colui che sente tutto, però non è travolto dalle sue emozioni. Questo è il mare che sa contenere le onde, no? Quindi sciamanicamente questa carta ti dice non reprimere ciò che provi, ma smetti di identificarti con quello che provi. Osserva le emozioni, lasciale fluire, alleati. Questa settimana ti può portare questo: conversazioni emotive importanti, dei chiarimenti fatti con più calma, e avrai anche la sensazione di essere più centrata, più centrato, più padrone del tuo sentire. Quindi nel concreto potresti accorgerti che tu reagirai meno impulsivamente e anche c'è qualcuno che si apre con te. Perché si apre con te questa persona o qualcuno? Perché ti percepisce come spazio sicuro. Cioè sei tu a fare da maestro emotivo per gli altri. È una settimana in cui la vera forza è la tenerezza consapevole. Non devi dimostrare niente, devi reggere. Lo sai fare. E cosa si muove dentro? Il carro ci racconta che interiormente tu non sei ferma, anzi, c'è una spinta fortissima verso il movimento, il cambiamento, la direzione. Sciamanicamente il carro è lo spirito che dice: ora so dove sto andando, anche se magari posso avere un po' di paure, quelle ce l'abbiamo tutti, perché dentro di te si sta formando una decisione. Dentro di te si forma in questi giorni una volontà nuova, una determinazione che non avevi prima. Cioè, è come se le parti interiori tue, che prima tiravano in direzioni opposte, ci insegna il carro, no? Adesso stessero imparando a camminare insieme. Quindi, cosa, nel concreto questo, come può manifestarsi? Avrai in questi giorni il desiderio di cambiare qualche cosa. Avrai bisogno di rimettere in moto un progetto. Avrai voglia di uscire da una situazione stagnante. Però attenzione, il Re di Coppe qua ti dice come farlo. Non con rabbia, non con fuga, con presenza. E cosa accade fuori? Il simbolo è chiarissimo. Allora, la capacità di danzare con gli eventi, quegli eventi che prima avresti visto come equilibrio instabile, perché il Due Denari ti dice che questa settimana potresti gestire più cose insieme, oppure sentirti divisa o diviso tra due opzioni, oppure dover fare degli incastri o degli aggiustamenti. Quindi questa carta parla sciamanicamente del rito dell'adattamento, cioè la vita in questi giorni non ti sta chiedendo una scelta drastica, delle scelte drastiche subito, no, no, rimani nella danza,
per esempio nel concreto, lavori, impegni, relazioni che vanno un po' incastrate, entrate, uscite da bilanciare, decisioni non ancora definitive, cioè il messaggio qua non è sei confusa o confuso, il messaggio è questo, stai imparando a reggere più complessità, cioè più cose, multitasking. E questa per te in questi giorni è una competenza nuova che stai imparando. Qual è la sfida? L'asso di denari. Qua c'è un'opportunità reale, però. Allora, la sfida è questa. C'è un seme sacro. La domanda è, riuscirai a riconoscerlo come tale? Cioè, ti spiego, nel concreto può essere o che ti arriva una proposta, un'idea o un'occasione piccola ma concreta, cioè qualcosa che può diventare stabile nel tempo. Qual è la difficoltà? La difficoltà non è che non c'è nulla, la difficoltà è non prenderla è non prendere questa opportunità abbastanza sul serio. Oppure la difficoltà è sempre aspettare che sia ancora più grande questa opportunità prima di nutrirla questa opportunità. Quindi questa settimana ti chiede questo. Stai trattando il tuo futuro come qualcosa di vivo, di reale? Oppure come un'ipotesi? Perché se ti arriva qualcosa non è un'ipotesi, dipende da te se tu vuoi nutrirla come reale o come ipotesi. Comunque poi la chiariamo. Qual è la risorsa che hai? Questa è una sorpresa, il 5 di bastoni, è il confronto. Allora, il 5 di bastoni mi parla di energia di confronto acceso, di divergenze, di frizione creativa. Sciamanicamente è il fuoco che tempra. È il rito della frizione, cioè senza attrito non nasce identità. Cioè, se tu non ti confronti con l'altro, con l'altra, con le altre persone, tu non definisci chi sei, capito? È necessario lo specchio. Quindi nel concreto potresti trovarti o a discutere o a difendere una tua posizione oppure a confrontarti con gli altri. Ma questa volta tu non perdi energia qua, c'è Re di Coppe qua, è un allenamento. Cioè questa carta ti dice avrai questi confronti in questa settimana perché hai bisogno di misurarti. Non hai bisogno di misurarti per vincere, ma per capire chi sei diventata adesso. Capito? Qual è il consiglio sciamanico? Chiarezza, verità e confini. Sciamanicamente la regina di spade è la donna che ha, anche se sei uomo, è la donna che ha attraversato il dolore e ora non mente più a se stessa. Quindi il consiglio qua è netto, parla chiaro, decidi cosa sì e cosa no, taglia il superfluo e soprattutto smetti di giustificarti. Quindi nel concreto io qua vedo che ci sarà una conversazione onesta, una scelta vera e un confine messo con grazia e fermezza. Cioè la regina di spade non urla, dice una frase sola e cambia tutto. Un po' come mio padre, non parla mai, magari tra me e mia madre miliardi di discussioni, alla fine dopo un'ora e mezzo arriva lui, ti dice una frase e ci spegne a tutte. Ecco, quella è, capito? Il famoso Gianni San. Ecco, questo è il senso. Quindi, cosa vedo da qua? Questa settimana ti chiede maturità emotiva, direzione interiore, flessibilità pratica, cura di un seme reale, coraggio nel confronto e verità senza compromessi. È una settimana decisiva. Adesso ci mettiamo le specifiche. Allora, dove stanno le altre piccoline? Eccole. Allora, mettiamoci una specifica sul Re di Coppe prima di tutto. Le voglio mettere tutte anche le specifiche e poi ti dico sul Re di Coppe. Il diavolo, tu capirai benissimo dove ci sono attaccamenti. Sul carro, il 2 di denari di nuovo, guarda, vedi? Sul 2 di denari, il 3 di denari, avrai tanto lavoro da fare, gestirti tra più cose, però
questo lavoro è costruttivo. Asso di denari ne metto 3. Ah, 4 di coppe, può darsi che non la vedi subito l'opportunità. La morte. 4 di spade, necessità di meditare, di silenziare la mente. 5 di bastoni, anche qui ne mettiamo 3. 9 di bastoni. L'imperatore. Regina di bastoni, te ne esci una forza micidiale. Sulla regina di spade una. Il mondo. Sai da quanto tempo stavi aspettando questa azione da fare, questo modus operandi? Da parecchio tempo. E il mondo mi parla della chiusura dei cicli che sono avvenuti nel 2025 in questo caso, perché siamo a febbraio, quindi quella chiusura lì, il tuo segno zodiacale proprio, ti ricordi l'oroscopo 2026, è attivo in questa settimana. Ok, allora. Ti dico subito che la maturità emotiva di questa settimana nasce dal guardare in faccia le tue dipendenze. Cioè, sciamanicamente qua il diavolo è il patto inconscio che abbiamo fatto per sentirci al sicuro. Queste sono le abitudini emotive, quei legami viscerali, quegli attaccamenti che confondiamo con amore. Quindi questa settimana può portare a dei desideri forti, attrazioni magnetiche, emozioni, sai quelle emozioni intense che tirano, però il re di coppe non cade più nella trance, ma allo sguardo aperto, quindi nel concreto significa che tu smetterai di reagire automaticamente a queste dipendenze, riconoscerai dove stai cedendo potere a questa dipendenza, a questi attaccamenti e soprattutto tu sentirai un'emozione senza farti governare dall'emozione, senza esserne vittima. Cioè è una settimana in cui non si spezza la catena della dipendenza o dell'attaccamento con la forza, ma con la coscienza. E poi rispetto al carro, cosa si muove dentro? Il carro chiarito da questo 2 di denari mi dice che interiormente stai cercando una direzione mentre gestisci due forze opposte, cioè ehm, sai che vedo qua che tu stai ancora bilanciando, valutando, sperimentando. Dentro potresti sentire questo, tipo voglio andare avanti, ma so cosa voglio, ma e va bene così, ok? Va bene così, non ti forzare. Questo nel concreto come si manifesta? In questi giorni potrei avere dei cambi di ritmo, degli aggiustamenti continui, no? Prenderai delle decisioni a piccoli passi però. Non è indecisione questa si chiama intelligenza adattiva, ok? E cosa accade nella realtà? Questo col 3 denari mi chiarisce tutto, perché il 3 denari qua dice che la vita pratica ti chiederà in questi giorni collaborazione e organizzazione, cioè non devi fare tutto da sola o da solo, c'è il 3 denari, ci sono altre persone qua. E soprattutto ti dice che tu in questa settimana non devi improvvisare. Vedo che c'è lavoro di squadra, confronti professionali, c'è la costruzione di qualcosa passo dopo passo. Sciamanicamente queste due forze, è come dire, mi arrangio che passa, costruisco con consapevolezza. Quindi è una settimana in cui il dialogo funziona benissimo, il confronto con gli altri migliora le cose e la realtà risponde se tu ti presenti con competenza, capito? Se tu ti presenti con competenza, la realtà risponde. Ora, questo asso di denari l'ho voluto mettere 3 perché volevo proprio capire bene e qua siamo proprio davanti a una soglia iniziatica perché l'asso di denari dice c'è un seme. Questi chiarimenti spiegano perché è difficile coglierlo, cioè il 4 di coppe mi parla di stanchezza emotiva, di disillusione, la morte di una fine irreversibile di un ciclo e il 4 di spade mi parla del bisogno di pausa, del bisogno di silenzio, di integrazione. Quindi sciamanicamente questa sfida è chiara. Non puoi piantare il nuovo se non accetti che qualcosa è finito. E non puoi accettarlo se non ti fermi a sentire il lutto emotivo di qualcosa che è finito. Quindi nel concreto potresti sentirti un po' apatica, un po' apatico, poco motivata, motivato, in una fase di ritiro, però attenzione, non è mi sento giù, non è depressione questa, è gestazione. Quindi qua la sfida non è fare, 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 ma è non forzare. Ok? Lascia che il tempo da solo arrivi.
E poi abbiamo questi chiarimenti fondamentali qua, perché il confronto, la risorsa qui, che cos'hai che ti aiuta in questi giorni? Il confronto 5 di bastoni è sostenuto da 9 di bastoni, imperatore. Il 9 di bastoni è la resilienza, no? Le cicatrici sacre. L'imperatore è la struttura, i confini, l'autorità, e la regina dei bastoni è il carisma, il fuoco vitale. Quindi la risorsa che hai in questi giorni è questa: sei più forte di quanto credi. Hai imparato dai colpi. Ora puoi stare nel confronto con gli altri senza perdere te stessa più o te stesso. Capito? Quindi tu potrai reggere qualsiasi discussione, potrai affermarti senza aggressività e potrai guidare senza dominare. C'è una settimana in cui la tua presenza fa la differenza. E qua chiudiamo in bellezza, come ti ho già detto, il tuo 2026 per molti di voi parte da qui. Perché la regina di spade, chiarita dal mondo, dice che una verità viene detta oggi, in questi giorni, che chiude un ciclo karmico. Sei pronta a parlare, a dire delle verità chiare che chiudono dei cicli karmici. E l'oroscopo 2026 che ti ho letto è anche l'inizio del tuo febbraio qui. Guardate il segno zodiacale vostro di febbraio adesso, ok? O riguardatevelo. Quindi questa è una verità che verrà detta in questi giorni, che chiude un ciclo karmico. È il momento in cui i confini che metti dicendole delle verità diventano la vera liberazione. E quello che dirai, la verità che dirai diventa un compimento. Quindi qua io vedo che verrà presa una decisione mentale che ti porterà finalmente della pace. Dirai una frase al momento giusto che chiude finalmente qualcosa. Ci sarà una scelta consapevole che apre un nuovo livello. Non serve spiegare tutto, serve solo in questi giorni dire il vero. E poi devi lasciare che il ciclo si completi una volta che dici il vero. Va bene? Quindi è una settimana iniziatica e tu la stai attraversando con grande dignità. Ok? Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Che porta si apre? La chiave ce l'hai in mano tu. Questa è una carta bellissima perché mi parla di soluzioni, soluzioni, realizzazioni. La chiave ce l'hai in mano tu, questa sei tu. Se sei un uomo, la chiave ce l'ha la tua parte intuitiva femminile. Mi parla, questa è la chiave d'oro che apre la porta. Si apre qualcosa di importante in questa settimana grazie a questo processo che avviene. E cioè il tuo vero 2026, no? Per molti di voi inizia adesso con l'anno del mago, perché c'è il potere delle emozioni. Cioè sei padrona delle tue emozioni, padrona delle tue emozioni, questo è la chiave per aprire tutte le porte. Non sei più vittima delle tue emozioni. E quindi sentirai questi grandi cambiamenti e anche la manifestazione di tali cambiamenti. Bellissimo. Vediamo cosa ci dicono queste. Quali sono i traguardi che porta questa settimana? Mettiamoci queste carte degli angeli. I traguardi di questa settimana. La liberazione, cosa ti ho detto qua? Cioè, qua dice, ti liberi da ogni negatività, ottieni forza per superare le avversità, te l'ho detto, sei pronto per sperimentare uno stato mistico e trascendentale. Stupendo, stupendo. Voglio vedere una cosa adesso, in base a quello che abbiamo appena letto. Dove stanno gli altri?
Sto cercando degli oracoli, vediamo. Ma dove? Eccoli. Questi. Ancora, gli ottenimenti di questa settimana su questa liberazione. Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso. Questi sono gli estremi emotivi, no? E anche il fatto che tu guarderai l'altro. Guardatevi anche La guerra è sacra, il podcast, per chi sta facendo la pratica. Per chi non la sta facendo, la pratica ai 21 giorni, consiglio di vedere il podcast La guerra è sacra. Perché qua, quando è che avviene la vera liberazione? Quando nell'altro vedi uno strumento per forgiare il tuo talento e non un nemico. Questo è unisci gli estremi. Ancora, la progenie di questa liberazione, ancora. Tu capirai ciò che ti va bene e ciò che non ti va bene. Questo sì, questo no, cambia strada, no? Quindi ho chiesto qual è la progenie di questa liberazione, cioè cosa ne deriva ancora. Saprai dire magari alcune cose che su cui ti stavi incaponendo, alcune cose, non le fai più. Quindi tu cambierai direzione e arriverai lontano. Quindi, come ti ho detto la Regia di Spade, questo sì, questo no. Autorevolezza e liberazione. Ancora, sulla progenie di questa liberazione, qual è il dono? E avrai un nuovo inizio come dono. Si chiude una situazione, di nuovo ribadiscono questo, e se ne apre una più interessante. Quindi una settimana di liberazione iniziatica, dove un ciclo importantissimo si completa, dandoti la chiave per realizzare i tuoi obiettivi. Ok? Bellissimo. E adesso, sulla base di questo, andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana. Allora, parto con l'oracolo delle porte, vediamo che porta abbiamo. No, 2000 non ne voglio una sola. Energeticamente tu dove ti trovi rispetto allo spazio emotivo sentimentale? La porta d'estate. Allora, questa è una carta che mi parla di avventure, possibili avventure che danno quel fuoco, no? La porta d'estate, noi siamo in estate, ci spogliamo, fa caldo, quindi avventure sulla base di questa scia emozionale che servono a dare uno scossone. Quindi mi parla di questo, però non è detto che siano delle storie durature, no? Quindi mi parla di avventure, mi parla di un momento di leggerezza che vuoi vivere a livello emotivo e anche del fatto che i frutti sono maturi, il grano è maturo, dice qui, affinché tu possa vivere questo risveglio emotivo tuo, risveglio della Kundalini, risveglio energetico, no? Questo è la carta energetica per te. Andiamo a vedere come stai, cosa arriva nell'amore per te, allora, in questi giorni. Magari è quella voglia sopita che emerge, no? Come ti ho detto nell'intro di questo video, la luce è apparsa e va coltivata, la terra ancora non germoglia fuori, però è quel fuoco acceso, no? Vediamo. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi nell'amore in questi giorni, dal 2 all'8 febbraio? 7 di spade, 5 di coppe, cavallo di spade, arrivano dei chiarimenti qua. Allora, vedo un'energia abbastanza tesa, ora ti spiego. Qua c'è questa porta d'estate, mi parlano, in base a queste carte che sono uscite, anche di chiarimenti che possono avvenire perché tu detti le regole, adesso tu hai imparato da alcune lezioni della vita che ti hanno tenuto, ti possono tenere ancora oggi vittima di alcune emozioni
di dolce tristezza, dolce malinconia, perché qualcuno o ti ha mentito, o si è dileguato, o si è sottratto a una connessione dandoti una sensazione di malessere, il Cavaliere di Spade mi parla del fatto che tu sei stanca di subire certe cose. Quindi può essere stata una storia, o può esserci stata una storia impulsiva, qualcosa di veloce, ma poi si è ritratta questa persona e adesso tu sei nel momento in cui dici basta a essere vittima di questa situazione. Ora, non esiste nessun nemico fuori. Punto. A capo. L'altra persona ti porta a sperimentare delle cose che la tua anima chiede di vivere. Quale? Dolce tristezza, dolce malinconia. Abbiamo visto nella stesa precedente quel 5 di bastoni nel confronto, no? Qua tu non hai più paura a dire quello che vuoi e quello che non vuoi. Magari una storia di avventura, di passione iniziata quest'estate che adesso ti ha dato tutto. Ti ha dato tutto ciò che ti doveva dare. Quindi io ti vedo combattivo rispetto a questo e anche di chiarimenti in merito. Ciò non preclude quello che ti ho detto con la porta d'estate, l'energia, la Kundalini che sale, che questa relazione ti ha dato o che ti può dare, anche una notte di fuoco, una notte di passione in tal senso, è quell'attivazione di quel potere di essere assertiva o assertivo, va bene? Quindi andiamo a vedere chi è la persona che ti viene incontro, chi è il malcapitato. No, sto scherzando. Chi è questa persona, l'energia della persona che ti viene incontro, che ha bisogno di questo tuo essere così assertiva o assertivo. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qua la stessa si fa molto interessante. Vediamo. Può essere anche una persona nuova con la quale ti confronti, no? Siamo a migliaia, io vi dico quello che è per tutte voi e tutti voi e poi ve lo adattate, no? Allora, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questi giorni. L'eremita, bello mio, arriva piano piano, anziano anziano, e tu con la spada di fuoco arriva piano piano. Allora, no, sto scherzando, quando c'è l'eremita è una persona che ha lavorato su di sé comunque. Vediamo, l'energia della persona ti viene incontro, aspettato, una persona solitaria, o è stata solitaria. 10 di coppe. Non sparate sulla Croce Rossa, va bene? La Francesca mi aveva detto. No, non sparate sulla Croce Rossa. Allora, ti dico l'energia di questa persona, poi andiamo a vedere cosa accade alla fine. Non è una persona sulla quale sparare, te lo dico chiaramente, cioè, ma non che tu debba reprimerti, devi avere consapevolezza che l'altro fuori non esiste come soggetto distinto e separato da te. Questa è una persona con l'eremita, il 7 di denari e il 10 di coppe che ha aspettato tanto affinché potesse realizzare un suo cammino interiore. Non è un qua qua qua, non è una persona, come si dice? Una persona superficiale, ecco, questo non mi veniva. Non è una persona superficiale per niente. È una persona che è pronta a donare tutta se stessa col 10 di coppe, perché ha investito sul suo cammino interiore, aspettando il momento giusto col 10 di coppe nei tuoi confronti. Questa è l'energia di chi arriva da te. Va bene? Ora, non lo so se è la stessa persona. Può essere la stessa. Questa è una persona che va lentamente, che semina, che accudisce i frutti con pazienza. Non è un qua, eh? Vediamo un po' cosa succede alla fine dell'amore per te. Il sole, bellissimo. 8 di coppe, beh sì, è chiaro. Gli amanti, caspita. Per alcuni di voi è una persona nuova, ok? Ascoltami bene. Per alcuni di voi è una persona nuova. Perché? Perché tu con l'8 di coppe è una persona nuova che porta allegria, che porta gioia.
E te l'ho detto perché ne vale la pena qua, c'è una persona importante, ha uno spessore animico importante. L'otto di coppe presuppone che tu, da parte tua, lasci andare una situazione con un'altra persona o lasci andare un vecchio modo di amare. Ora ti faccio due esempi di se lasci andare una persona che è nel tuo contesto energetico o se lasci andare un vecchio modo di amare. Sono due cose differenti che si compenetrano. Nella misura in cui è una persona nuova, implica però l'otto di coppe, che vuol dire che tu a livello energetico lascerai andare una situazione con la vecchia persona che era nel tuo campo energetico, che riguardava gli inganni, le bugie, le menzogne, gli andirivieni, una persona che sparisce, no? Per non riperpetuare questa cosa sulla persona nuova, che è questa qui, andando incontro all'amore vero. Gli amanti è un grande potenziale questa relazione, nonostante tu stia con la spada di fuoco puntata, e va bene così. Se una stessa persona, quindi non so quale ho detto prima adesso, vabbè mi stavo confondendo, qual è il senso qua con l'otto di coppe? Che qua entrambi lasciate andare una zona comfort che vi ha nutrito. Può essere una vecchia relazione, può essere un vecchio modo di amare. Ah, questo stavo dicendo. Che cosa significa lasciare andare un vecchio modo di amare? Quello che ti ho detto prima, cioè l'altra persona non è mai responsabile di quello che ti accade. Questo è il senso. L'altra persona ti porta come immagine degli eventi che devi vivere affinché tu possa realizzare l'interezza. Ecco, non vedere più nell'altro la causa o la responsabilità della tua felicità è quest'otto di coppe qua. Andando incontro a dove? Agli amanti. Una scelta, gli amanti sono la scelta del cuore, vera. Allora, qua io vedo gioia, felicità, necessità di abbandonare un vecchio modus operandi, di amare, di relazionarsi all'altro, può essere anche una relazione lasciare andare. E qua vedo un amore che si compie con gli amanti. Vediamo un po', energia positiva. Energia positiva è il paggio di spade. Inizierai a fidarti. Inizierai a fidarti. C'è questa persona che è anche molto curiosa, con la voglia di imparare. Inizierai a fidarti, non devi fare tutto di fretta. Se una persona nuova nasce con una bellissima amicizia col sole, ti sentirai appagata. Cioè, leggerezza, amicizia, no? Ti confronterai con la necessità di lasciare andare un vecchio modo di amare o una vecchia relazione che è solo nella tua testa. Se invece la stessa persona è una persona che arriva con una certa maturità emotiva molto forte e tu devi lasciare andare e lascerai andare il vecchio modo di approcciarti a quella persona e alle relazioni. Inizierai a fidarti, il paggio di spade è positivo. Sai, il paggio di spade quando esce al blocco e non mi fido, ci sono terze persone, situazioni ambivalenti, strane. No, inizi a fidarti. Qual è il blocco qui in questo caso? Carta in negativo, ciò che viene visto e trasceso. Il re di denari, l'incapacità di darti magari subito stabilità, oppure poteva essere una persona sposata o una persona con delle responsabilità. Fatto sta che alla base il re di denari, alla base in negativo, è colui che non può dare una stabilità concreta inizialmente. Ora, se l'hai già vissuta, questa cosa è questo. Altrimenti è lasciare andare l'idea che se arriva questa persona è l'amore per sempre, stabilità, struttura, e lasciare andare questo vecchio modo di amare. Ciò che arriva è sempre per te. Le aspettative dell'anima non sono mai le aspettative della mente. Il tempo dell'anima non è mai il tempo della mente, capito? Magari hai avuto a che fare con una persona che aveva altri impegni, che ti ha dato una sottrazione a livello di presenza, dandoti queste sensazioni di tristezza, malinconia, eccetera, e adesso tu metti i limiti a questo, a questa situazione così, iniziandoti a fidare. Questo mi stanno dicendo. Perché? Perché la porta d'estate mi parla come simbolo anche che il grano è maturo per scegliere la vera via del cuore, che è quella che sentirai in questi giorni. Capito? Questo è. Tu stai riprendendo? Sì. Quindi quello che vedo chiaramente qua è che tu hai potuto vivere, no, delle verità nascoste, delle promesse rimandate,
Oppure una presenza emotiva che non c'era davvero fondamentalmente, no? Elaborando questo lutto emotivo, ti vedo qua. Per esempio, qualcosa che pensavi potesse essere non lo è stato. Ecco, che succede? Che questo ha lasciato una sensazione di sottrazione, come se qualcuno avesse preso tutto da te senza restituirti, o come se tu avessi dato più di quanto fosse possibile ricevere. Però questa settimana cambia tutto. Non perché la ferita venga negata qui, ma perché la tua mente torna lucida, chiara, smetti di raccontarti storie per non soffrire, cioè arriva una chiarezza improvvisa, no? Quasi tagliente, però liberatoria, anche il mondo, la regina di spade della lettura precedente. Vedo che qua l'energia che si muove dall'altra parte è un'energia matura, come ti ho detto prima. C'è una persona che sta facendo davvero i conti con se stesso qua, con il proprio tempo, con ciò che può offrire emotivamente all'altra persona, cioè a te. Non è un'energia che promette subito questa, ecco perché tu inizi ad avere fiducia, perché con i giorni te ne accorgi. È un'energia che non mente. Qua abbiamo una persona matura e tu hai vissuto energie che mentivano. Quindi qua succede una cosa importantissima. Per essere felice tu lasci andare ciò che non ti nutre più, anche se ti era familiare. Quindi non lo farai con rabbia qua, lo fai con la luce della bellezza e della consapevolezza. Ed è proprio questo spazio che lascerai libero, che promette a una connessione vera di emergere, più solare, più autentica, più allineata. Cioè, questa settimana tu scegli, si tratta proprio di scegliere con coscienza. La tua energia è curiosa, è vigile, è pronta ad ascoltare la verità, si fida di più. L'unica cosa con questo re di denari, ti ho detto, l'unico rischio è restare troppo attaccati a una sicurezza materiale oppure a una forma di stabilità che non vibra più con il tuo cuore. Questo è il senso. Qua per te l'amore si rinnova, però devi avere il coraggio di cambiare postura interiore, capito? Ed è una stesa bellissima. Sì. Vediamo cosa ti dice questa persona. Cosa ha maturato in questo? Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Leggitela. Hai letta? Così stanno le cose. Vuoi sposarmi? Non so, mi ha ammutolito un po' sta carta, questo oracolo. Vuoi sposarmi? Però te l'avevo detto qua già con questa energia qua, capito? Forte. Cos'altro? Cioè laddove qualcuno non riusciva a dare stabilità, adesso te la dà, la stabilità. Ma questo non prescinde quell'idea che tu avevi di stabilità vecchia, capito? Di attaccamenti, resistenze, mm, perché qua la stabilità arriva gioiosa, no? E questo vuoi sposarmi, cioè l'amore duraturo, no? Con lo vuoi sposarmi, non arriva secondo i vecchi modelli di stabilità. Arriva con gioia, con leggerezza, non ti incontro, allora dimmi quando ci sposiamo, siamo insieme, facciamo questo, questo, questo. No, il sole parla di leggerezza. Tu lasci andare un vecchio modo di amare qui, che è proprio stabilire, allora, se mi dici che fai questo, allora io sto insieme a te. Arriva in modo naturale, naturalezza, il vecchio modo di pensare è ciò che deve essere lasciato andare. Questo forma il vuoi sposarmi, l'amore duraturo. Ok, cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Qua non si perde in chiacchiere. Quanto vorrei, c'è energia erotica anche qui. Quanto vorrei le tue gambe ora? Ma c'è molta poesia qua in questa persona, eh? D'altronde chi fa un lavoro interiore sta in questa solitudine, no, riscopre la voce interiore. Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. Quando lo dice questa persona lo fa
con grande maturità emotiva, c'è un eremita qua. Questa persona è pronta a dare tutta se stessa affrontando le sue paure, ma è pronta a guardarle in faccia, è pronta a essere una persona stabile veramente. Ci ha lavorato già dentro, laddove la stabilità era stabilità emotiva, è quella la vera stabilità, non il falso approccio alla stabilità. E la stabilità emotiva è quella di coppie che abbiamo visto pure prima, che dà questa promessa, capito? Fammi vedere un'altra cosa con queste. Dove stanno? Sì, queste. Cosa ci dicono queste altre carte dell'amore? Vediamo su dove mettono l'attenzione. Sull'amore per se stessi, la ferita d'abbandono. Ferita d'abbandono è questo 5 di coppe. Qua parlano a te soprattutto. L'amore per se stessi cura la ferita di abbandono, ma curare non voglio entrare nell'ottica delle categorie diagnostiche, terapeutiche che esistono in questo Kali Yuga, diciamo. Amare se stessi significa non darsi tanto valore, non darsi valore in quei termini lì. Quando tu quello che ti arriva lo vedi come una grande opportunità, tu ti stai alleando agli spiriti che ci sono dietro a quegli eventi. E allora inizi a sentire una forza in te inarrestabile. Ecco come avviene l'amore di sé. Lo state sperimentando voi con le masterclass, con la pratica di 21 giorni. Il punto è che quando tu fai questo, senti l'amore per te stessa o per te stesso, facendo la scelta vera del cuore. Cos'altro mi raccontano? Vediamo. Guarda cosa ne consegue, la felicità, chakra del cuore. Consegue questo. Cioè, quanto più dolore o emozioni ctonie sotterranee riusciamo a stare là dentro senza sfuggire, senza analizzare, senza giustificare quelle emozioni o quegli eventi, tu inizi a sperimentare sempre più gioie inenarrabili. Se tu scappi dal dolore, se tu scappi dalle circostanze profonde, tu non puoi mai sperimentare gioie inenarrabili, perché il tuo corpo, le tue cellule, le tue memorie non sono capaci di sentire. Vi ricordate l'esempio, no? Più dolore riesci a sperimentare con consapevolezza alleandoti agli eventi, più gioie riesci a sperimentare inenarrabili. Se tu riesci a sperimentare poco dolore perché con l'analisi o con la giustifica ti nascondi, scappi da quel dolore lì, allora poca gioia riesci a sperimentare. Questo mi sta dicendo questa lettura. E mi conferma che arriva questa grande felicità. Ok? Vediamo un'altra adesso, queste. Qui ed ora succedono proprio in questi giorni le cose. Tutto ciò che brilla, cadono le maschere e finalmente si coglie qualcosa di improvviso e imprevisto. Allora, abbiamo sperimentato la maschera, gli inganni, la mancanza di fiducia, no? Potresti ritornare a sentire quella cosa, ma con la persona magari sbagliata o con una circostanza che non ti rimanda a quelle emozioni che hai vissuto per essere pacificate. Serendipità è la carta che finalmente ti rende leggera o leggero e ti fa cogliere un'opportunità al volo, perché hai pacificato il passato. E si è pronti, ecco qua, pronti a questo, a vivere la vita per la bellezza che ne consegue, ok?
Ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Concludo qui, passo alla seconda variante se mi segui anche di là, altrimenti ti abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere cosa accade in questa settimana. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità e bellezza. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia della settimana, il clima. Vediamo se è una settimana di movimento, di chiarimenti, di attese. È caduta solo, la giriamo, 7 di coppe, una settimana di scelte. Cosa si muove dentro? Emozioni, paure, desideri, consapevolezze che emergono. Cosa si muove dentro? La forza di fare la scelta dettata dal cuore qua. Terza carta, cosa accade fuori, nel concreto? Come questa energia si manifesta nella vita quotidiana? Un po' di paure ci sono a fare queste scelte, adesso ti spiego. La sfida pratica della settimana qual è? Cosa va attraversato con presenza? 7 di bastoni, ci possono essere dei limiti, sì. Quinta carta, la risorsa disponibile. Che alleato hai a disposizione? Cosa ti sostiene davvero in questa settimana? Beh, il 6 denari sono anche delle entrate economiche, ma anche un equilibrio, Allora, qual è il consiglio sciamanico, il gesto concreto che puoi fare concretamente in questa settimana? Leadership, visione, direzione. Re di bastoni. Allora ti dico subito chiaramente che io qua vedo la necessità di oltrepassare la soglia della paura. Va bene? Perché ti dico di oltrepassare la soglia della paura? Perché queste carte mi stanno dicendo che è come se magari la tua mente dice se fai questo non sarà abbastanza o sbaglierai. Allora qua ci sono delle scelte che devi fare in questa settimana, alcune scelte sono le scelte perfette del tuo cuore, la forza qua, altre scelte sono illusioni. Vabbè, partendo dal presupposto che è tutto un'illusione, è tutto citta maia, inganno della coscienza, per intenderci, diciamo, alcune scelte sono veramente quelle del cuore, altre scelte sono i condizionamenti nella nostra mente che abbiamo che ti inducono a fare certe scelte che non sono per la tua vera felicità, ma secondo il sentito dire. Facendo così c'ho successo. Facendo così non avrò successo, perché secondo la propaganda, secondo i media, secondo i social, secondo io avrò successo se faccio così. Invece qua c'è la forza, cosa si muove dentro, il coraggio invece di fare delle scelte che la tua anima vuole fare, ma che sono in dissonanza con la tua mente. Capito? Allora, potresti sentirti un po' indecisa, un po' indeciso, no? Possibilità, scenari diversi davanti a te si aprono e la mente prova a controllarli tutti. Quindi a livello sciamanico questo è il momento in cui l'anima ti mostra delle immagini, ma non tutte sono chiamate a essere vissute quelle immagini. Quindi potresti sentirti indecisa, attratta da più direzioni in virtù proprio del fatto che abbiamo dei condizionamenti che ci tirano più di là che di qua, dalla parte del cuore. Quindi la difficoltà qua non sta nello scegliere bene, ma smettere di scegliere con la testa. Capito che ti voglio dire? Infatti la forza ti dice che tu sei pronta a fare le vere scelte dettate dal cuore. È il momento in cui smetterai di reprimerti, inizierai a fidarti del tuo istinto profondo. Cioè, questa carta dice che in questi giorni dentro di te c'è più coraggio di quanto credi, perché c'è una calma nuova. C'è una verità qua che non ha bisogno di urlare. Tu sentirai in questi giorni senti che potresti fare una scelta difficile, ma sarà la scelta giusta. Difficile per la mente è difficile, capito? Per la mente è difficile fare delle scelte che non sono sotto il suo controllo. E infatti il riflesso qua è come se il 9 di spade parla di ansia, preoccupazioni, pensieri che girano in loop, non perché stai sbagliando, ma perché stai cambiando paradigma.
nelle tue scelte, non usi più la testa e quindi la mente che fa quando tu smetti di usarla per dirigere il timone della tua vita? Ti fa andare in loop pensieri ossessivi. Tu, 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 tu. Quindi potresti preoccuparti troppo di come andrà se fai quella scelta? Temere di ferire qualcuno? Avere paura delle conseguenze? Questa carta dice una cosa importante, la paura è forte solo nella mente, non nella verità, nella realtà, capito? La sfida in questi giorni è reggere la tua posizione, le scelte che fai, 7 di bastoni. Non è il momento di spiegarti, dice il 7 di bastoni, di giustificarti, di convincere. Sciamanicamente sai chi è il 7 di bastoni? È il guerriero che resta in piedi anche quando viene messo in discussione. Quindi io ti dico chiaramente che nel concreto qualcuno potrebbe non capire subito, non capirti subito, non capire subito. Potresti sentirti messa alla prova, potresti dover dire di no dove prima dicevi di sì. La sfida qua è non arretrare per paura del conflitto, vai avanti, vai avanti. La risorsa è il 6 di denari. L'universo risponde alla tua onestà, ti dice il 6 denari. Quando ti rispetti, rispettando le tue scelte, la vita ti sostiene. Quindi qualcuno, che cosa vuol dire concretamente? Che qualcuno ti verrà incontro, ricevi dell'aiuto o troverai anche una soluzione più equa. Cioè questa carta dice che non sei sola o solo, ma anche se potrebbe sembrare, non sei solo, ti dice questa carta. Agisci come se ti fidassi della tua visione. Re di bastoni. Non aspettare che tutto sia sicuro, non aspettare che tutto sia certo, non aspettare l'approvazione di tutti. Sciamanicamente, sai chi è questo? È il capo tribù che vede prima degli altri, il re di bastoni. Quindi nel concreto prendi l'iniziativa, fallo, fai tu il primo passo, scegli ciò che ti accende. Cos'è che ti accenderà in questi giorni? Lo saprai quando li vivrai. Non serve avere tutte le risposte, serve sentire questo fuoco acceso, scegli ciò che ti accende. Questo significa essere allineati. Quindi in questa settimana la mente ti crea confusione, il cuore è pronto, la paura fa rumore, la sfida è restare fedele a se stessi e la vita ti risponde con equilibrio. La chiave qual è? Il coraggio visionario. Siamo nella terra dell'acquario, il coraggio visionario. Attenzione, non scegliere per paura di sbagliare. Scegli per fedeltà a ciò che sei diventata. Questo è l'atto d'amore più grande che puoi fare in questi giorni. Non scegliere per paura di sbagliare. Scelgo quello perché ho paura di sbagliare, allora quello è più semplice. No, scegli per fedeltà a ciò che sei diventato. Allora, quando sentirai i rumori della mente, della paura in questi giorni, significa che stai facendo la scelta giusta. Se non senti i rumori della paura, significa che non stai facendo la scelta allineata all'anima. La paura è la bussola che ti dice che stai facendo bene. Guarda un po'. Andiamo a farci i chiarimenti. Allora, ragazze mie, guardatevi il podcast La Mente. La Mente. Riguardatevelo, riguardatevelo, riguardatevelo. Lo so che ogni volta che mi scrivete poi che lo riguardate arrivano concetti nuovi, soluzioni nuove. E sì, perché quando lo ascolti la prima volta, la seconda, c'hai un certo livello di consapevolezza. Poi si aprono dei canali e ti arrivano nuove informazioni. Quindi quando lo riascolti, come rileggere un libro, ti arrivano cose nuove perché tu sei cambiata. Si sono aperti dei canali, ok? Allora, mettiamo sul 7 di coppe una carta. Re di coppe, sì, scegli solo col cuore, sulla forza, perché quello ti darà la stabilità. Regina dei denari, sul 9 di spade ne mettiamo 3, 4 di coppe, l'imperatore, la forza di nuovo. Devi avere il coraggio di abbattere le strutture. Allora, quello che la tua mente razionale ti dice è giusto,
spesso è la cosa sbagliata, perché ti vedo un po' demotivata in questo momento, perché c'hai il controllo della mente dell'imperatore, che ti dice non fare quella cosa, non fare quella cosa. Io ti ho detto scegli ciò che ti accende a livello emotivo, abbi la forza di abbattere le strutture della mente, anche se ti senti sottotono. Vediamo sul 7 di bastoni. 10 di spade, infatti. La torre. Aspetta, il carro, bellissimo. Mettiamo in vista. Sul 6 di denari, mettiamone una sul 6 di denari. La morte, grande cambio. Sul re di bastoni, il papa. Tu in questi giorni non sei confusa o confuso perché sei nel caos, no. Ti senti confuso e la mente confusa perché tu a livello emotivo hai una sensibilità molto alta. Non sei confusa perché non sai cosa vuoi, ma perché senti troppo e quindi il Re di Coppe ti dice che stai imparando a stare in mezzo alle emozioni senza perderti. Quindi accade questo. Smetterai di reagire impulsivamente, inizi a osservare ciò che provi, distinguerai il desiderio vero del cuore dall'illusione. La scelta non arriverà subito, ma si chiarisce il tuo sentire, capito? È un allenamento. Il tuo cuore non è più solo coraggio emotivo, ma diventa cura concreta di sé, cioè tu sceglierai ciò che ti fa stare bene nel corpo, ciò che ti fa stare bene nella vita reale, ciò che ti fa stare bene nel quotidiano, quindi inizierai a dare valore al tuo tempo, smetterai di sacrificarti per compiacere. Qua hai il tuo cuore radicato, mi dice. E poi, dulcis in fundo, come ti ho spiegato già qua, e ti aggiungo anche quest'altra cosa, l'ansia non nasce dal futuro, ma nasce da un dolore che abita il presente, cioè l'ansia nasce da una struttura vecchia qua, l'imperatore, che non regge più ciò che sei diventata o diventato. Il 4 di coppe parla di questa stanchezza emotiva, non vuoi più sopravvivere tu. E la forza finale mi dice stai trovando il coraggio di uscire da un controllo che ti stava prosciugando, da una mente razionale che ti stava prosciugando. Quindi accade questo, c'è questa notte di pensieri, no? Col 9 di spade, arriverà una presa di coscienza e ci sarà la decisione di non forzare più le cose, di non forzarti più. La paura non vince e verrà attraversata con coraggio, cioè fare le cose che vuoi fare con il cuore. E qua siamo nel punto di non ritorno, cioè difendere la tua posizione significa accettare una fine netta. 10 di spade, la torre, accettare una fine, cioè qualcosa crolla qua, qualcosa è già finito, anche se la tua mente ha resistito, perché la torre ti dice non puoi più sostenere ciò che non sei. E il carro finale è chiarissimo, perché dopo il crollo ti prendi direzione. Vai avanti con una forza nuova, quindi accadrà questo, o una rottura, o una chiusura, o una scelta irreversibile ma liberatoria. E qua c'è qualcosa di meraviglioso che accade, perché la risorsa che ti aiuta il 6 denari è una fine equa, cioè non si tratta più di dare e ricevere come prima qua. Accadrà che una relazione o delle relazioni cambiano forma. Si spezza un equilibrio per crearne uno vero e soprattutto, importantissima, tu smetterai di accettare poco. Sciamanicamente questa è la morte del vecchio patto, di accettare di meno. E qua arriviamo al senso più alto e meraviglioso. La tua azione sarà allineata a un valore molto profondo che hai già acquisito. Il Papa ti dice che tu agirai secondo ciò che è giusto per la tua anima, non secondo ciò che è comodo. Quindi arriverà questo, una scelta etica, cioè etica rispetto ai valori dell'anima. Bisognerebbe dire sciamanicamente correttamente una scelta estetica sono i valori dell'anima, però per farci intendere.
qua farai un passo che ti rende integra o integro e fedeltà a te stesso, la tua visione, le tue scelte, la tua azione e rimanere fedele a te stesso. Quindi qua la confusione di questa settimana diventa maturità emotiva, il cuore si radica, la paura viene smascherata, una struttura crolla e uno scambio vecchio muore e ci sarà una scelta sacra che viene compiuta. Non ti dico che ci sono alcuni giorni facili o dei momenti facili, no, è una settimana vera che ti porta a un'iniziazione. Attraversando questa settimana non si torna più indietro. Bellissimo, epico. Vediamo qual è il frutto di tutto questo. Dove stanno le carte degli angeli, quelle? Eccole. Qual è il frutto che si compie in questa settimana? La fama, caspita! Gli araldi della fama e del successo, si dice nello yoga sciamanico. Stai acquisendo fama, popolarità, stai preparando il terreno a questo. Viaggi lunghi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Stai aprendo il terreno per la fama, per il successo, attraversando questa settimana soglia qui. Questa è la settimana del tuo successo che si incarna. Vediamo qual è la qualità proprio rispetto a quello che ci hanno detto profonda che viene acquisita, perché è interessante la fama qui. Qual è la qualità archetipica? Essere completamente nuova, libera da vecchie strutture, condizionamenti e paure e ciò che non ti nutre più, la Vergine. Mantenimento della purezza simbolica di cuore e spirito, cioè come se ti fai una doccia, sai qual è l'immagine? Che sei tutta sporca di fango e ti fai questa doccia dove si toglie tutto il fango e esce questa pelle meravigliosa, questo umano meraviglioso. Quindi la qualità è tornare vergini. Non fate battute, ragazze. Hai capito? Cioè, immacolate, immacolati. Voglio vedere qual è la qualità più profonda di questo con la dea. Qual è la qualità che ti darà questa fama? La qualità che viene integrata perfettamente. Ah, la pacificazione del passato. Ragazze e ragazzi, a manetta, pacificazione delle immagini perturbate. Il video lo trovate, il pentacolo magico sull'arte sciamanica. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni lo sa già. Vabbè, chi sta facendo come le masterclass non c'è bisogno di fare niente perché stiamo ribaltando l'esistenza. Quindi si pacifica il passato. È fondamentale questa cosa. Perché sei vergine? Perché torni immacolata? Perché è come se nascessi di nuovo. Quindi il tuo nuovo anno inizia in questa settimana. Perché? Perché quando noi non abbiamo ben pacificato il passato, che significa formula pentacolare su tutti gli eventi comprensivi delle persone portatrici di quegli eventi che hanno determinato delle immagini disturbanti, la psicologia normale li chiamerebbe traumi, invece nello sciamanesimo si chiamano immagini perturbate. Se tu non mi pacifichi quello, l'abbiamo fatto la settimana successiva anche, no? Ci stiamo dando dentro, il nuovo, il futuro non sarà altro che un riperpetuare di eventi che hanno in sé quella ferita. Quindi pacificazione del passato, è normale che hai la fama adesso, raggiungimento di obiettivi, perché pacifichi il passato. Bello,
veramente bello, epica questa stesa, bellissimo. Fammi mettere 2 altre carte di queste, ma cosa ci dicono gli oracoli in merito a questa stesa epica della fama? Arriva un grande cambiamento, apri il cuore al cambiamento, il terreno è fertile, servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. Quello che fai in questa settimana, seguendo le direttive degli spiriti e degli arcani, ti apre alla fama. Non arriva in questi giorni la fama. In questi giorni arriva quello che è il terreno pronto per essere germogliato. Va bene? Non so se arare il terreno, cioè un grande cambiamento. Cos'altro? Quello che accadrà è funzionale a questa fama, a questi riconoscimenti, alla tua vittoria, e l'universo ti manderà i segnali di questo. Va bene? Ok, ragazze mie, ragazzi, io aggiungo questa carta qui, in conclusione, qual è la porta che si apre, in merito a tutto quello che ci hanno detto. E siccome mi parlano di fama, di riconoscimenti, di talenti, riguardatevi i segni zodiacali che sono usciti non solo di febbraio, quelli nominati il segreto proibito del tuo successo. Per ogni segno zodiacale ho fatto un video, va bene? Il segreto proibito del tuo successo, ok? Magari salvatevi quel video lì, perché è un video da riguardare spesso. Sì, sì, allora un nuovo orizzonte si apre davanti a te, tu vedrai il successo e stai percorrendo in questi giorni la strada di quel successo, ma lo vedrai già all'orizzonte. È stupendo, non aggiungo altro, ragazze mie ragazzi, e adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questi giorni. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, iniziamo a mettere una porta. Qual è la porta energetica per te nell'amore? Sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, La porta energetica nell'amore per te, vediamo cosa ci raccontano gli oracoli delle porte. La porta della prigione, non mi stupisce perché avevamo il 9 di spade nella lettura precedente. Allora, paure, dubbi, condizionamenti, tutto è mente, non è niente di reale. Mi parla questa carta di una sensazione che hai di prigionia, è come se fossi in loop mentale rispetto all'amore o a una persona o una circostanza che ti sta dando il loop mentale. Fermati, respira, respira. È molto semplice quando vai nel loop mentale. Concentrati un minuto sul respiro, sull'aria che entra e esce dalle narici. Ok? Già la realtà ti cambia, perché quando tu ti concentri sul respiro, siccome è il respiro la vita, anche la frenesia mentale si placa. Ok, cambi già la manifestazione della realtà, subito dopo stai meglio. Quindi ci sono queste sensazioni di tensione, la porta della prigione, ti senti in trappola forse. Vediamo cosa ci raccontano le carte. Cosa accade nell'amore in questi giorni? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Perché c'è quella carta lì? 7 di coppe di nuovo, confusione. Tre carte. Regina di spade. 3 di coppe. Re di bastoni. C'è una persona che ti corteggia e a te ti vedo con la spada di fuoco, con la spada puntata. Allora, nel tuo campo energetico vedo incontri o nuovi incontri e il re di bastoni, una persona
piena di impeto, piena di anche passione, di fuoco, di direzione, che ti porta questa leggerezza. Siccome qua abbiamo una sorta di leggerezza, una persona che porta leggerezza, impeto, passione, fuoco, a te, che tu sia uomo o donna, non importa, attribuisco a te la regina di spade, ok? A te ti vedo come una donna che, o come un uomo che sia sofferto, sia, ha fatto delle sue ferite, ha imparato dalle sue ferite nella vita. È come se fossi un po' imbarazzato o imbarazzato di fronte alla leggerezza o di fronte alla gioia, no? Ecco perché la porta della prigione. Allora, siccome ti arrivano questa energia di leggerezza, di giocosità, però tu è come se non volessi vederle o come se non le vedessi perché hai un po' di timore, no? Di aprirti alla leggerezza, qua mi viene proprio forte, ragazze, aumentate la danza del piacere, il rituale sciamanico, la danza del piacere in questi giorni, perché ci sono dei condizionamenti mentali che ti fanno distorcere quello che ti si presenta. Perché qua vedo una bella energia da parte di qualcuno o più persone, però c'è questa persona qui, questa energia maschile del re di bastoni, che può essere anche una donna con energia mascolina, di gioia, di leadership, che prende iniziativa, facciamo questo, vediamoci, no? Questo vedo nel tuo campo. Vediamo chi è questa persona che ti viene incontro. Cioè una persona che ti fa uscire un po' da questa gabbia mentale con la quale partiamo la settimana, capito? Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro quindi in questi giorni, o delle persone, qua vedo anche altre persone, vediamo un po' che cosa ci dicono. Cioè tu devi pensare a viverti quello che è, quello che c'è. Non rimuginare con la mente, e se poi vado con questa persona, e se poi esco, e no, sto a pensare ancora al mio dolore. Cioè l'attaccamento più grande a cui siamo attaccati appunto è la sofferenza, è una zona comfort la sofferenza. Se questa energia arriva, goditela, vai, non puoi sapere quello che ti succede tra 2 minuti, capito? Ecco, vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Cavallo di bastoni, bel cavaliere di bastoni, 2 di denari, 6 di denari. Credo che tu la prenda un po' alla leggera questa cosa, perché è una persona che ha molto fuoco, però magari può essere impegnato su altri fronti lavorativi, eccetera. Magari è una persona che non ti fa percepire quella stabilità, quella cosa lì, perché vedo una persona molto di fuoco. Una persona che gestisce più cose contemporaneamente, può essere lavoro, vita privata, può essere una persona veloce, no? E il 6 denari mi parla di una persona che comunque porta un certo equilibrio nella quotidianità, una persona con la quale si sta bene nel quotidiano, che vuole fare le cose bene con te, ha questo tratto caratteristico della personalità che può sembrare una persona di cui magari tu che hai vissuto un dolore, magari o qualcosa, qualcosa di più profondo, non ti fidi dell'altro. L'energia di questa persona è una persona che ehm, può sembrarti meno profonda di te, ecco perché è questo, però non vedo malvagità qua. Anzi, qua abbiamo un 10 di spade e una persona che può aver sofferto, che a modo suo ha voglia di vivere, questo sto vedendo. Vediamo però, andiamo a profondo alla fine cosa succede nell'amore per te in questi giorni. Paggio di coppe. La ruota del destino, ruota della fortuna. 7 di coppe, possono esserci più opzioni o può essere confusa, di nuovo il 7 di coppe mi stava uscendo pure prima, lo vedevamo nella lettura precedente. Il destino ti porta a questa persona, un corteggiamento, puoi percepirla un po' più piccola di te o un po' più immatura a livello emozionale. E il 7 di coppe mi parla della scelta delle scelte che puoi fare, della scelta del cuore, perché possono esserci degli eventi del destino che cambiano le carte in tavola e ti portano ad avere un po' di confusione. Credo che siano relativi soprattutto alle cose che questa persona fa, che deve fare nella vita quotidiana, nella cosa pratica, e possono indurti un po' in tentazione come dire, di,
di giudicare male, giudicare in fretta la cosa, hai capito? Vediamo al positivo per te cosa c'è. No, il positivo c'è. Asso di bastoni, te lo dicevo. Vedo allegria, vedo spontaneità, nuovi inizi. Allora, la vita ti sta dicendo in questo momento, per uscire dalla gabbia mentale, cogli l'opportunità. Senza avere aspettative, cogli l'opportunità. E come ti dicevo anche nella lettura precedente, senti piuttosto, c'era il re di coppe sotto il sette di coppe, se ti ricordi, no? Senti piuttosto, non devi decidere cose chissà che cosa, senti ciò e senti e vivi, fai le scelte di ciò che ti accende, senza preoccupazioni, senza l'ansia del futuro, senza, capito? Perché l'ansia, come ti ho detto prima, non era tanto relativa alla cosa poi esterna, era il fatto che stai togliendo potere alla mente razionale. Qua arriva un impulso, un'opportunità nuova, il lasso di bastoni per me è l'allegria e la gioia di vivere, coglila quella cosa perché è alla tua portata. Qual è il lato negativo qui? Sette di bastoni, gli ostacoli che ci possono essere o i limiti. Gli ostacoli che ci possono essere o i limiti. Guarda, allora, la prigione non è esterna, è solo mentale. Perché qua c'è una struttura di pensiero che si è formata dopo la ferita, capito? La tua struttura. C'è stata sofferenza, sì, e da questa sofferenza è nata una certa lucidità che adesso hai, però anche una corazza al tempo stesso. Quindi per molti di voi in questo momento l'amore viene più che altro osservato, no? Osservato più che vissuto, perché vedo che analizzi la persona, le persone, le misuri, ti tieni sotto controllo, cioè tu hai desiderio di leggerezza, di gioia, di gioco, però la mente interviene subito e ti dice attenta, attento, non fidarti troppo. Eppure però dentro questa tua corazza il fuoco c'è vivo ancora, il desiderio è acceso, è solo in attesa di sentirsi al sicuro quel desiderio lì. L'energia che arriva dall'altra parte, quest'altra persona è dinamica, mobile, non è rigida. Non è una persona che vuole imprigionare, però è qualcuno che sta cercando un equilibrio tra libertà e scambio vero. Ecco perché magari può sembrare incostante al primo sguardo questa persona, però in realtà questa è un'energia di una persona che prova a capire come dare senza perdere se stesso. Hai capito? Non è superficiale qua, è movimento. Ehm, cioè, questo incontro non chiede certezze immediate, chiede apertura emotiva. E alla fine in amore qua non si arriva a una risposta chiusa col set di coppie, una risposta aperta, no? Si arriva a una possibilità nuova. Vedo che c'è un messaggio, c'è un invito, un gesto semplice ma autentico, qualcosa che rimette in moto questa ruota qui. Qualcosa che riapre il cuore, il sette di coppe, la situazione emotiva, no? Anche se la mente, subito dopo questa cosa, proverà a dirti, ma se poi succede di nuovo quello che è successo in passato, hai capito? Quindi l'energia positiva qua è chiara, il fuoco del desiderio si riaccende, l'allegria si riaccende, è come se no, non so se ti è mai successo, quando sei felice per qualche cosa, la mente poi ti dice, ma che caspita ti stai ridendo? Ci sono tanti problemi che c'hai, cioè, capito? Quello è. La vita, ti dico, torna a scorrere, il blocco qua è sempre lo stesso, difendersi, questa è la tua difesa, è difendersi prima ancora di vivere quella cosa. Cioè, questi giorni parlano di scegliere se restare protetti in una corazza oppure tornare presenti. Cioè, il messaggio finale è questo. Non ti viene chiesto di fidarti dell'altro, ti viene chiesto di fidarti della vita che ti mette davanti la gioia. Il resto si rivela camminando perché è una chiusura aperta questo, nuove possibilità, succede qualcosa, uno scambio, un messaggio, un invito che muove la ruota degli eventi e si aprono le possibilità. Ok? Vediamo cosa ti dice questa persona, andiamo ancora di più nella profondità con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo la profondità di questa persona.
Cosa ti dice questa persona? Mi fai perdere il controllo. Mi fai perdere il controllo e senza controllo, cioè perde la testa per te. Mi fai perdere il controllo. Sto pensando di regalarti un anello. Qua c'è una persona che perde la testa per te. Che cos'altro ti dice? Mi hai strappato il cuore. Mi hai strappato il cuore. Vediamo perché c'è questa resistenza, perché stai così. Vediamo questa gabbia mentale. Voglio vedere con queste qual è l'archetipo, qual è la ferita, vediamo cosa ci dicono. Perché regina di spade? Detective, analizzi troppo, non ti fidi, guarda come vanno in risonanza le carte. Perché sicuramente hai dovuto imparare a proteggerti, no? Ok, va bene. Ma noi stiamo trasfigurando tutto questo. È come se, vedi, falsificazione delle informazioni. La mente, questa gabbia mentale, non ti permette di vedere il vero, che è la lettura che ti ho appena fatto, il vero di questa energia qui. Ma è falsata, falsificazione della vera essenza di ciò che sta accadendo. Troppa mente, il podcast è la mente, ragazze mie ragazzi. È la pacificazione delle immagini perturbate del passato che abbiamo visto anche nell'altra lettura, che è fondamentale per non ripetere la stessa dinamica di controllo, perché la possibilità è aperta, capito? Vediamo un'altra cosa con queste. Non è la tua anima gemella. Allora, se stai pensando i pensieri, no? La gabbia mentale a un'altra persona, a un'altra sensazione, perché mi richiama molto a quella sensazione lì. Quella era la mia anima gemella, quella era la mia fiamma gemella, quella è la mia fiamma gemella, quella del passato, quella situazione dolorosa, mi riferisco a una situazione dolorosa che ti ha fatto avere le idee chiare adesso, ma anche ti ha fatto creare una corazza, no? Quindi stai pensando a quello, a quell'altro che vedi come anima gemella o fiamma gemella, precludendoti questa possibilità aperta. Quindi ti dicono chiaro, quella persona a cui stavi pensando o una situazione che ti sta dando dolore, gabbie mentali, non è la tua anima gemella. Cosa vuol dire? Che le relazioni che ci arrivano servono per realizzare l'amore che noi abbiamo dentro. Non è che tu ti innamori di quella persona, cioè c'è una persona che a livello karmico, a livello di dharma ti è predisposta per te affinché tu possa fare una cosa sola, risvegliare quell'energia erotica, sessuale e creativa che è in te. E per karma e dharma è quel personaggio predisposto a farti quella rivelazione interna. Allora quando senti qualcosa di forte dentro di te dici ah è lui, mi sono innamorata di lui, mi sono innamorato di lui o di lei. Non è la persona l'evento, la persona è una maschera, come dicono gli etruschi, dall'etrusco persu, no? Che significa maschera. L'evento è l'energia amorosa che si scatena in te, non è la persona. Allora noi con queste etichette, anima gemella, fiamma gemella, è lui per sempre, cioè da questi moralismi che abbiamo, questi condizionamenti interni, rimaniamo legati perdendoci la vita. Capito che voglio dire? Ecco perché la pacificazione del passato è fondamentale. Vediamo che cos'altro. Uomo biondo, donna bionda. Puoi essere tu bionda o la persona bionda, l'altra persona, castano chiaro, mi stanno dando dei tratti distintivi o avere
comunque capigliatura chiara. E qua c'è l'anima gemella spirituale. Guarda, la persona verso la quale, no, stai provando dolore, rabbia, eccetera, o può essere un evento del passato con l'immagine di una persona specifica, non è la tua anima gemella, cioè non è la persona che ti accompagna in un cammino in modo armonioso. Non che con l'anima gemella non ci siano discussioni, ci sono e come, però senti che c'è una fiducia di base, no? L'anima gemella spirituale può riferirsi assolutamente a questa persona qui. Capito che voglio dire? Sono tue resistenze qua. Sì, vediamo un po'. Queste. Legame. Man mano che vi conoscerete scoprirete molte cose in comune. Magnetismo, c'è un'attrazione gravitazionale l'uno verso l'altro e poi le fiamme della passione si accendono. Chiaro? Se avevamo bisogno di altre informazioni, questo è con questa passione qui, non con questa passione, scusa, con questa persona, capito? Vediamo un po' queste cosa mi dicono. Amore clandestino, può essere in segreto inizialmente. È molto passionale. Non emettere giudizi, viviti ciò che senti dal cuore, va bene? Non emettere giudizi, viviti ciò che senti dal cuore, perché le possibilità con il 7 di coppe lì sono aperte, va bene? Mettiamoci ultime 2 carte di queste. Riparare, rigenerazione, tra 2 mondi. Stai vivendo un momento di grande trasformazione in questo momento, è normale che magari non vedi quell'entusiasmo, no, subito che ti ho detto, però il fuoco si accende perché è come se stai riparando il tuo cuore, no? Qui. Vivi un momento di rigenerazione, che cosa vuol dire? Che hai sofferto molto, però le nuove foglioline stanno nascendo di nuovo. Ecco perché ti puoi trovare in una condizione un po' di altalenante, no? Di non fidarti completamente, eccetera. Non forzare le cose, fai le giuste pratiche. Chi sta facendo il percorso sciamanico avviene da sé questa cosa, questa risoluzione, va bene? Cos'altro? Le tue domande che ti fai, i perché. C'è una grande manifestazione e poi energia molto di fuoco questa persona. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.